Amici, di recente ho avuto la possibilità di provare una luce super interessante con cui ho avuto la possibilità di realizzare un progetto per me super stimolante, da cui mi sono portato fuori tantissime cose, quindi oggi voglio parlare di lei, di questa luce di Nanlite che ho avuto la possibilità appunto di testare un po' con mano e di raccontarvi il tutto dopo la sigla. Dopo esservi iscritti al canale e dopo aver messo mi piace a questo video, vi ricordo di dare un'occhiata in descrizione ad Audio. Che cos'è Audio? Se ancora non lo sapete, Audio è una piattaforma per le musiche, per i vostri video, musiche senza copyright, musiche che potete utilizzare per YouTube, per contenuti social, per i vostri progetti personali. È super interessante perché dispone di tantissime funzionalità di intelligenza artificiale per il riconoscimento di musiche da altri video. Ci sono delle intelligenze artificiali che sono appena state aggiunte e che vi danno la possibilità di capire quale musica è adatta alla situazione che voi descrivete all'intelligenza artificiale. È arrivata da poco anche la nuova applicazione mobile di Audio, così che voi possiate decidere le musiche che volete utilizzare, le musiche che state esplorando anche quando non siete per forza alla scrivania, al computer a lavorare al video, magari siete in giro, siete sull'autobus, siete a farvi un viaggio, siete nella strada per andare al lavoro e vi ascoltate delle musiche che possono essere un'idea per un vostro video futuro. Beh, Audio vi permette di fare tutto questo, quindi link in descrizione. È scontatissimo il periodo Pro, quindi l'abbonamento è scontato del 70% ancora, costa poco niente, vi portate a casa tutte le musiche di questo mondo, pensateci, dateci un'occhiata, link in descrizione per avere gli sconti. E adesso possiamo passare al video. La luce di cui vi accennavo nell'intro è la Nanlite 60C, un piccolo prodottino di casa Nanlite da 60 watt, full color RGB. In questo momento sta facendo questo colore arancione dietro alle mie spalle, quindi è una luce veramente interessante che ho utilizzato per un progetto, e nel video di oggi mi piacerebbe raccontarvi la mia esperienza sia dal punto di vista di raccontarvi la luce, quindi raccontarvi lo strumento con cui ho realizzato le fotografie, sia poi le fotografie in sé, che secondo me sono la parte più centrale e interessante di questo video, perché tutto questo è stato un progetto che è nato non dalla mia mente, e dopo vi racconterò perché è stato veramente super di ispirazione motivante anche per me, per il momento un po' anche che stavo passando, perché è stato uno shooting realizzato nel momento in cui ero un po' in pausa con le foto e con i video, quindi mi ha dato la possibilità di esprimermi in una maniera che mi è nuova, diciamo, mi è stata nuova, quindi adesso vi racconto tutto. Prima di parlare delle fotografie del progetto che ho realizzato con lei, vi parlo di lei. Allora, questa qua, come vi dicevo prima, è una luce di Nanlite da 60 watt, molto semplice, super interessante perché è di dimensioni molto compatte, ci sta in uno zaino come il mio manfrotto ci sta, e c'è spazio anche per la fotocamera, quindi dimensioni molto ridotte, 60 watt, full color RGB, con un design bello perché comunque ha questo braccio a cui possiamo legare uno stativo, e comunque vedete come è ben regolabile, c'è una buona molla qua dietro, quindi si può regolare in tutte le direzioni. È ben studiata anche per il fatto che poi si compone così o appunto così, ed è super compatta da poter prendere e mettere via nello zaino. Quindi questa cosa qua è secondo me uno dei punti forti di questa luce, le dimensioni compatte e la qualità costruttiva, che comunque su certe plastiche, su certi materiali non sono andati a risparmio. Si vede che è una cosa fatta bene e non punta, diciamo, sul fatto di essere una cosa economica fatta cheap. Dietro si controlla tutto tramite due rotelle e un tasto di selezione di modalità che, appena preso un attimino la mano, si fa tutto velocemente, cioè, bisogna capire un attimino al volo come funziona, però ok. A parte del tasto on off c'è la parte di ricarica con un cavo proprietario che non è l'unica cosa proprietaria, e qua adesso arriviamo alle grandissime mancanze, perché sono grandissime mancanze di questa luce, che per mantenere delle dimensioni compatte ha sacrificato un innesto Bowens, secondo me, di cui si sente molto la mancanza, perché come sappiamo l'innesto Bowens è un innesto un po' più universale, per cui ci sono tantissimi modificatori sul mercato. Nanlite decide di fare un mini Bowens perché comunque l'innesto è molto simile ma è più piccolo, però così facendo guadagna sulle dimensioni della luce, perché il Bowens è più grande, quindi avrebbe costretto a una luce di dimensioni maggiori, però allo stesso tempo perde in modificatori e in gadget che ci si possono attaccare. Questa cosa è una scelta dell'azienda, sicuramente il form factor è molto centrale in questa luce ed è molto interessante il fatto che sia così piccolina.
Un po' meno interessante secondo me è il fatto che non ci si possa attaccare su una miriade di modificatori anche a prezzi più bassi, perché comunque bisogna andare su quelli proprietari di Nunlite che sono un po' particolari, diciamo. Unica cosa che poi dopo faccio sempre questo ragionamento è: noi abbiamo una luce da 60 watt di queste qualità, di queste dimensioni, poi magari ci attacchiamo un softbox da 120 cm e cosa ce ne facciamo di una luce così piccolina? Non lo so, questo credo dipenda da persona a persona. Io avrei preferito una luce un po' più grande a cui ci potevo attaccare di tutto, piuttosto che una luce un po' più piccolina, molto più facile da portarsi in giro, a cui però perde completamente di senso nelle sue dimensioni nel momento in cui io ci vado ad agganciare un softbox enorme, perché cioè, è bella perché è comoda, è bella perché è bella da portarsi in giro, ma poi su un set questa con attaccato 120 cm di diffusore o un Godox SL60 che banalmente è già molto più grande, come vedete dalle clip in sovraimpressione, e poi lo spazio che occupano è lo stesso, la potenza che hanno è la stessa, non lo so, questi sono ragionamenti miei per valutare, diciamo, l'insieme delle qualità di un oggetto, di un prodotto e le cose che potrebbero fare comodo a me. Come sapete io non sono un tecnico, non vi dirò che la qualità di questa luce, no, è una bella luce, fa una bella luce, illumina bene, è di Nunlite che fa delle cose fatte bene, di qualità e tutto, ha il suo prezzo, ha i suoi costi e dopo ci arriviamo. Dico, per come lavoro io, per come sono abituato a lavorare io, per come concepisco io il set a oggi, in questo punto del mio percorso, questa cosa qua di design è un po' così. Poi, altro fatto design, per sganciare questo innestino Bowens bisogna schiacciare questo premere, questo pulsante che ha una molla che è orrenda, devi premerlo fino in fondo con una mano, con l'altra staccare il modificatore. Io, anche se ho usato un Fresnel proprietario di Nunlite che più tardi vi farò vedere, comunque non è che mi sia trovato molto bene in questo sistema di aggancio stacco, quindi non lo so, ha i suoi pro perché è bellissima dal punto di vista del design, ma c'ha anche dei contro secondo me molto significativi. Ma adesso passiamo alle fotografie, che vi parlo di cose che mi appassionano un po' di più. Realizzare questo progetto è stato veramente un insieme di emozioni uniche, perché da una parte non è nata da me l'idea, perché è nata dalla ragazza che stavo fotografando, e dall'altra parte perché questa idea, non essendo mia, non rispettava minimamente la mia idea estetica, il mio concetto estetico, e mi ha portato, soprattutto anche per il momento in cui l'ho realizzato, perché l'ho realizzato in un momento in cui ero un po' in pausa tra le fotografie e i video, mi ha portato veramente a un insieme di esperienze, un insieme di visioni di contaminazione super interessanti e che per me sono state veramente una manna dal cielo. È stato bellissimo realizzare queste fotografie, nonostante l'aspetto principale, che fosse quello estetico e quello dell'ambientazione, ovvero un bagno, non fossero proprio nelle mie corde, anche perché normalmente non apprezzo questa tipologia di contenuto, questa tipologia di fotografie, questa tipologia di estetica. Non mi piace, molto spesso non mi raccontano niente, però quando mi è stata proposta questa idea ho detto: ma sai che c'è? Facciamolo, giochiamo con i colori, giochiamo con le luci, giochiamo con i riflessi, ed è la cosa più complicata per qualcuno poi uscire dalla propria zona di comfort e imparare a gestire così tante cose diverse tra di loro. Diciamo che il mio stile è un po' più elegante, un po' più semplice, molto con le luci morbide, anche un po' più patinato sotto un certo punto di vista, si è scontrato subito con questo mondo di luci dure, colori sgargianti, ombre super contrastate e soprattutto tutta la parte riguardante le luci speculari. Per chiunque non lo sapesse, le luci speculari sono le luci riflesse all'interno dell'immagine, quindi in questo caso qualsiasi micro riflesso che fosse dato dalle mattonelle, dall'acqua, dai capelli, dalla pelle del nostro soggetto, qualsiasi cosa riflettesse luce era un problema, anche perché è molto difficile saper gestire queste luci speculari nei termini in cui arricchiscono la vostra fotografia, invece che portare l'attenzione del vostro spettatore che guarda il vostro scatto al di fuori o confonderlo. Cioè, utilizzare queste luci come mezzo comunicativo in maniera efficiente è molto difficile, perché sono molto difficili da gestire, quindi è tutto un insieme di cose che ha fatto esperienza. Nonostante questo, la cosa più stimolante è stata il mettersi in gioco, è stata portare il mio punto di vista, il mio stile in un ambiente e in uno stile che non fosse il mio, cercare di farlo diventare mio, concedendo delle cose allo stile e prendendomi delle concessioni da delle cose mie, quindi
delle cose proprietarie di quell'ambiente e sono rimaste, altre cose invece ce le ho messe io, alcuni contrasti cromatici, alcune cose sono state veramente interessanti perché poi abbiamo giocato sia con Nanlite 60C sia con un altro faretto RGB, quindi potevo giocare almeno con un dualismo di colori molto molto interessanti molto spesso, o rafforzare un colore unico e alcune sue diverse sfumature, quindi è stato un insieme di creatività, 2 o 3 giorni di shooting, adesso non mi ricordo quanti ne avessimo fatti, però veramente veramente tutto in un tunnel di creatività e di emozioni che mi sono veramente piaciuti. Al Nanlite ho abbinato un Fresnel proprietario. Il Fresnel fa una luce molto particolare perché fa un cerchio di luce che può essere o ristretto o allargato. In questo momento sta facendo la luce qua alle mie spalle ed è un bel concetto, è una cosa che rinforza la luce, sì, ma allo stesso tempo la durezza della luce comunque rimane sempre quella, e giocare con delle luci dure a me nei ritratti non piace, nonostante ci abbia provato, ci sono stato, ho detto va bene, ci provo, mi concedo questa cosa, ma alla fine non mi è piaciuto, alla fine non ce l'ho fatta, e nonostante tutto comunque sono convinto che ci siano delle cose che mi piacciono, delle cose che mi piacciono un po' di meno, delle cose che mi vanno bene in un certo stile, delle cose che invece non sempre, a cui non posso concedermi perché banalmente non mi piacciono e non sento mie, ecco. Però quello che mi porto fuori da questo shooting è veramente tanto a livello di esperienza, e dopo nelle conclusioni chiuderemo questo cerchio perché voglio che passi questo concetto, che secondo me è il concetto più importante di questa esperienza, al di fuori del ho provato una nuova luce e ho fatto delle cose nuove. Ultima puntualizzazione sull'aspetto dei colori: giocare con i colori è stato veramente interessante, poter applicare quello che avevo studiato in un contesto così diverso da quello che è normalmente il mio, che può essere in studio o comunque con uno stile così controverso, con delle cose fatte in questo modo, è stato veramente stimolante, è stato bello, e anche proprio dal punto di vista artistico mi ha dato la possibilità di esprimermi in maniera diversa, e sono molto contento di questa cosa, anche della mia personalità, perché io molto spesso non tendo a chiudermi nelle cose che dico ok, questa cosa è bella, mi piace, faccio solo questo e il resto fa schifo. No, io chiudo, dico questa cosa mi piace, questa cosa non mi piace, però se una cosa non mi piace comunque provo lo stesso, perché è come quando siamo piccolini e ci danno da mangiare delle cose che non vogliamo mangiare e poi scopriamo che sono buone. Quindi inizialmente io non volevo mangiare, non avrei mai voluto mangiare le lumache, adesso ogni volta che vado in Francia ordino piatti di lumache a manetta, quindi il concetto è lo stesso anche in fotografia. Conclusione e punto della situazione su tutto questo video. Allora, da una parte abbiamo il Nanlite, che secondo me è una luce interessante, form factor particolare, compatto, come vi raccontavo prima, ha dei punti di forza, è una luce che potete trovare sui 600 euro su Amazon, quindi non è una luce di basso livello, lo sappiamo. Nanlite e la qualità di questa costruttiva, di design, va tutto bene. Secondo me l'aspetto dell'attacco proprietario le fa perdere tantissimi punti, personalmente non la comprerei mai, ho avuto la possibilità di provarla grazie a delle strutture di Bolzano, ma non è mia, non l'ho comprata e non la comprerei per questo, semplicemente per questa cosa qua dell'attacco Bowens, che non è un Bowens, e infatti manca un attacco, secondo me un attacco universale è sempre la migliore delle scelte. Comunque, a parte questo, puntualizzazione sul fattore progetti. Ragazzi, come vi avevo già detto in uno dei video all'inizio del canale, agli albori, ai tempi che furono, darsi dei progetti in fotografia è super importante, vi dà la possibilità di sperimentare tantissimo, di provare dei nuovi approcci, e soprattutto io per esempio in un lavoro prossimo che dovessi fare se dovessi mai fare con i colori eccetera eccetera, so già come gestire le luci, so già quali sono le criticità di portarsi dietro un certo tipo di attrezzatura, di mettersi in un certo tipologia di ambiente, riuscire a gestire alcune cose al meglio. È tutta esperienza, vi regala esperienza, portfolio, possibilità di provare attrezzature. Fate le cose con calma perché non avete nessuno che vi corre dietro, non avete un progetto da consegnare in 10 giorni, ma potete prendervi 1 mese e mezzo per editare le fotografie come meglio volete, per pensarci, per aggiungere degli scatti, quindi prendetevi tempo per i vostri progetti personali perché vi arricchiscono tantissimo. Fatevi contaminare dalle persone che vi sono intorno. Io l'ho fatto con la ragazza con cui ho fatto le fotografie, mi sono fatto completamente prendere dalla sua visione e ne sono uscito meglio, cioè nel senso ne sono uscito molto arricchito, sono molto contento di questa cosa, quindi veramente, veramente bello.
fatevi ispirare, fatevi delle vostre fotografie per voi. Per concludere ci tenevo a ringraziarvi per essere stati con me fino a questo punto del video, per essere stati con me fino alla fine. Grazie, noi ci vediamo in un prossimo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, supportate questa tipologia di contenuti, supportate tutta la baracca perché stiamo ripartendo, supportate anche, date un'occhiata, soprattutto anche ad Audio che è una piattaforma veramente super interessante, tutto scontato qua in descrizione. Ciao a tutti, noi ci vediamo tra 2 settimane con un nuovo video sempre qua a tema fotografia.